Ciao belli picciotti, vi faccio una domanda secca. E se vi dicessi che da oggi potete creare immagini con un fantastico e potentissimo modello di intelligenza artificiale di Google appena uscito e automatizzare tutto senza scrivere una riga di codice direttamente da N8N? Questa è pura magia perché riusciremo a utilizzare un modello di generazione immagine senza dover aspettare quelle lunghe code su ChatGPT e senza dover pagare un euro. Quindi sì, il nome del modello fa ridere, si chiama Nano Banana, ma la potenza vi assicuro è tutto tranne che uno scherzo. Restate qui perché dopo vi mostrerò senza avere sbattimenti come generare fantastiche immagini di qualità al volo. E adesso sigla! Allora, come dicevamo e come vi ho promesso, adesso vi spiegherò come mettere su un fantastico modello per la creazione di immagini di alta qualità con questa nuova intelligenza artificiale chiamata Nano Banana, che è un nuovo modello di Google per fare il text to image. È molto leggero, è molto veloce e i risultati vi faranno dire ok, Mid Journey e Stable Diffusion fatevi da parte. Andiamo subito al dunque. Partiamo innanzitutto col fatto che noi dobbiamo necessariamente fare un pezzettino di codice, ma non vi dovete preoccupare, il codice l'ho fatto io e voi dovete soltanto utilizzarlo. Il codice è quello che ci permette di interfacciarci a Google, ovviamente, perché altrimenti dovremo generare le immagini facendolo da un prompt o da un sito che utilizza Nano Banana, ma noi non vogliamo questo. Ricordiamo che noi vogliamo necessariamente generare le immagini da N8N. Non dovete fare nulla, non dovete fare codice perché il codice ve lo do io. Dovete semplicemente sostituire questo con la vostra chiave API e poi vi faccio vedere un attimino come funziona il codice. Abbiamo un endpoint in Flask per capire se il nostro servizio è alive, se è vivo, e poi abbiamo un prompt, un endpoint che accetta in ingresso un prompt e un'immagine che invia al nostro modello che si chiama Gemini 2.5 Flash Image Preview, il nostro nano banana. Abbiamo dei debug, abbiamo delle altre funzioni che fanno cose a voi non vi interessa e poi vi ritorna l'immagine in Base 64. Abbiamo anche il JSON che è il flow di N8N, quindi vi ripeto, non dovete nemmeno fare il flow, dovete soltanto prendere questi file, caricarli e utilizzarli senza problema. Andiamo a vedere il nostro flow, il nostro fantastico flow. Qui siamo sul mio N8N e come potete vedere il flow è formato da quattro semplicissimi step. Il primo step è quello il trigger che fa partire il nostro workflow. Dopo ho messo il set di una variabile, ma questa variabile può arrivare anche da una chat, può arrivare da un webhook. E poi dopo abbiamo la richiesta al nostro precedente servizio creato e messo su in maniera molto semplice. Avete già il codice. E alla fine avremo la conversione del Base 64 in file per poterlo vedere. Andiamo subito a vedere che cosa ci genera questa immagine. Andiamo a sostituire il prompt con questo, esattamente, è una stringa, e quindi andiamo ad eseguire il codice. Fa la richiesta al nostro endpoint bla bla bla, quindi il tempo di caricare e di fare cose, e alla fine avremo
la nostra fantastica immagine ultra realistica a una velocità pazzesca, questa è la cosa importante, ma anche di qualità e gratis. Come vedete il workflow su N8N funziona una meraviglia, non sono come certuni che fanno i workflow e poi non funzionano. Proviamo questo qui che è già un pochino più complesso. Andiamo a sostituirlo qui, esattamente. Andiamo a fare girare il nostro workflow. Il tempo di avere tutte le operazioni che vengono fatte lato il modello. Andiamo qui, andiamo a vedere l'immagine, ecco la nostra fantastica immagine. Qui abbiamo creato un'immagine di alta qualità in base alla descrizione che avevamo fatto e non abbiamo speso un euro né abbiamo fatto una sola riga di codice. Che ho appena creato un sito, sarà messo in descrizione, che vi permetterà di scaricare tutti i workflow che io vado a creare. Quindi in questo caso quello di oggi è generare immagini con Nano Banana. Ci sarà il workflow JSON che potete benissimo scaricare e ci saranno anche una panoramica dei nodi. Ma questo qui lo troverete sempre in descrizione e tutti i workflow che creerò con N8N andranno a finire qui. Quindi perché possiamo benissimo creare un tool collegato a un esercito di agenti che ci permette di creare le nostre immagini per il nostro business, per i reel, per fare la locandina di Twitch piuttosto che di YouTube. Capite che le possibilità sono infinite, quindi noi possiamo creare per esempio immagini per i social in maniera automatica. Possiamo creare un'immagine da mandare automaticamente tramite un bot Telegram per creare dei post di un canale. Oppure possiamo automatizzare la creazione di immagini che possono aiutarci a essere uno sfondo di quello che scriviamo. Oppure possiamo creare icone al volo, cioè le possibilità eh, con questo tool sono veramente innumerevoli e sono veramente molto avanzati. Questo è tutto, è stata una live veloce. Se avete domande o volete fare qualche cosa di particolare, ovviamente potete benissimo scrivere nei commenti, iscrivervi al canale e magari cliccare la campanellina. Se siete su Twitch e avete Amazon Prime, potete benissimo fare anche la sub che vi permette di vedere i video prima della post lavorazione, sempre e comunque tutti quelli dell'archivio. Quindi grazie di avermi seguito, alla prossima.